Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Evrysdi Rock SpA, ultimo aggiornamento, 18 febbraio 2022. Cos'è Evrysdi? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Evrysdi durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Evrysdi? Evrysdi ha un farmaco a base del principio attivo risdiplam, appartenente alla categoria degli farmaci per il trattamento delle malattie neuromuscolari e nello specifico altri farmaci per le affezioni del sistema muscoloscheletrico. È commercializzato in Italia dall'azienda Rock SpA. Evrysdi può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Evrysdi 0,75 mg/ml, polvere per soluzione o a uso gastroenterico 1 fl. Più DAT. Più SR. 6 ml più 2 SR. 12 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Rock Registration GmbH. Concessionario: Rock SpA. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo: risdiplam. Gruppo terapeutico: farmaci per il trattamento delle malattie neuromuscolari. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: Evrysdi è indicato per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale, SMA, 5Q in pazienti a partire da 2 mesi di età, con una diagnosi clinica di SMA di tipo 1, tipo 2 o tipo 3 o aventi da 1 a 4 copie di SMN2. Posologia: il trattamento con Evrysdi deve essere avviato da un medico con esperienza nella gestione della SMA. Posologia: la dose giornaliera raccomandata di Evrysdi è determinata dall'età e dal peso corporeo, vedere tabella 1. Evrysdi è assunto una volta al giorno per via orale dopo un pasto, all'incirca alla stessa ora ogni giorno. Tabella 1. Regime posologico basato su età e peso corporeo. Età e peso corporeo. Dose giornaliera raccomandata da 2 mesi a 2 anni 0,20 mg/kg a 0,2 anni 20 kg 0,25 mg/kg a 0,2 anni a 0,20 kg 5 mg. Non sono stati condotti studi sul trattamento con una dose giornaliera superiore a 5 mg. Dosi ritardate o saltate. Se si dimentica una dose, questa deve essere assunta quanto prima, se non sono ancora trascorse 6 ore dall'ora prevista per l'assunzione. In caso contrario, la dose dimenticata deve essere saltata e quella successiva deve essere assunta il giorno successivo alla solita ora. Nel caso in cui la dose non sia completamente ingerita o si verifichino episodi di vomito dopo l'assunzione di una dose di Evrysdi, non deve essere somministrata una dose ulteriore per compensare quella incompleta. La dose successiva deve essere assunta all'ora normalmente prevista. Anziani. Sulla base di dati limitati nei soggetti a partire da 65 anni di età, non è necessario alcun aggiustamento delle dosi nei pazienti anziani, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione renale. Non sono stati condotti studi su risdiplam in questa popolazione. Non ha previsto alcun aggiustamento delle dosi nei pazienti con compromissione renale, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione epatica. Nei pazienti con compromissione epatica lieve o moderata, non è necessario alcun aggiustamento della dose. Non sono state effettuate valutazioni sui pazienti con compromissione epatica severa, pertanto potrebbero avere un'aumentata esposizione al risdiplam, vedere paragrafi 5, 1 e 5, 2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di risdiplam nei pazienti pediatrici 2 mesi di età non sono ancora state stabilite, vedere paragrafo 5, 1. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Uso orale. Prima di essere dispensato, Evrysdi deve essere ricostituito da un operatore sanitario, ad esempio un farmacista. L'operatore sanitario dovrà illustrare al paziente o al caregivere le modalità di preparazione della dose giornaliera prescritta prima dell'assunzione della prima dose. Evrysdi è assunto per via orale una volta al giorno, dopo un pasto, all'incirca alla stessa ora ogni giorno, utilizzando la siringa orale riutilizzabile in dotazione. Nei neonati allattati al seno, Evrysdi deve essere somministrato dopo l'allattamento.
Evrysdi non deve essere miscelato con latte o latte artificiale. Evrysdi deve essere assunto immediatamente dopo essere stato prelevato con la siringa orale. Qualora non venisse assunto entro 5 minuti, la dose nella siringa orale deve essere eliminata e ne dovrà essere preparata una nuova. Nel caso in cui Evrysdi si rovesci o entri in contatto con la cute, la zona interessata deve essere pulita con acqua e sapone. Il paziente deve bere acqua dopo l'assunzione di Evrysdi, per assicurarsi che il medicinale sia stato completamente ingerito. Nel caso in cui il paziente non sia in grado di deglutire e abbia un sondino nasogastrico o gastrostomico in situ, Evrysdi può essere somministrato attraverso il sondino. Quest'ultimo deve essere risciacquato con acqua dopo la somministrazione del medicinale. Selezione della siringa orale per la dose giornaliera prescritta. Dimensione della siringa, volume della dose, tacche di graduazione della siringa, 6 ml, 1 ml, 6 ml, 0,1 ml, 12 ml, 6,2 ml, 6,6 ml, 0,2 ml. Per il calcolo del volume della dose, è necessario considerare le tacche di graduazione della siringa. Il volume del dosaggio deve essere arrotondato per eccesso o per difetto alla tacca di graduazione più vicina segnata sulla siringa orale in uso. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Potenziale tossicità embriofetale. La tossicità embriofetale è stata osservata in studi sugli animali, vedere paragrafo 5.3. I pazienti con potenziale riproduttivo devono essere informati dei rischi e devono usare metodi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Risdiplam è metabolizzato principalmente dagli enzimi epatici flavin monossigenasi 1 e 3, FMO 1 e 3, nonché copyright da enzimi del citocromo B450, CYP, 1 a 1, 2 lunga 2, 3 a 4 e 3 a 7. Risdiplam non ha, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Evrysdi durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Evrysdi durante la gravidanza e l'allattamento? Pazienti con potenziale riproduttivo. Contraccezione nei pazienti di sesso maschile e femminile. I pazienti di sesso maschile e femminile con potenziale riproduttivo devono rispettare i seguenti requisiti contraccettivi. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Evrysdi non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Nei pazienti con SMA a esordio infantile, le reazioni avverse più comuni osservate negli studi clinici con Evrysdi sono state piressia, 54,8%, eruzione cutanea, 29,0%, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non esiste un antidoto noto per l'assunzione di una dose eccessiva di Evrysdi. In caso di sovradosaggio, il paziente deve essere sorvegliato attentamente e devono essere fornite cure di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri medicinali per le affezioni del sistema muscoloscheletrico. Codice ATC. M09AX10. Meccanismo d'azione. Risdiplam ha un modificatore dello splicing del premerna del gene SMN2, fattore di sopravvivenza del. Proprietà farmacocinetiche. I parametri farmacocinetici sono stati caratterizzati in soggetti adulti sani e in pazienti con SMA. Dopo la somministrazione del trattamento come soluzione orale, la farmacocinetica di Risdiplam era approssimativamente lineare, dati preclinici di sicurezza. Riduzione della fertilità. Il trattamento con Risdiplam è stato associato all'arresto delle cellule germinali maschili nei ratti e nelle scimmie senza margini di sicurezza basati sulle esposizioni sistemiche a un elenco degli eccipienti, manditolo, e 421, isomalto, e 953, aroma di fragola, acido tartarico, e 334, sodio benzoato, e 211 macrogol barra glicole polietilenico 6000 sucralosio acido ascorbico e 300 disodio ed etato di idrato. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.